Oggi mi trovo alla Fiera del Camper a Parma, il salone espositivo di camper, van, minivan più grande d'Italia, e ora entreremo a scoprirlo. È la nostra prima volta qui in fiera e la esploreremo da novizi. Non siamo per nulla informati di questo mondo, ma pian piano ci stiamo approcciando. La esploreremo con occhi nuovi. La fiera è veramente enorme, ci sono tantissimi padiglioni. Ora iniziamo dal primo. Vediamo un po' la robetta che c'è in giro, non costa nulla sognare. Questo dovrebbe essere un motorhome. Tavolo ribaltabile che si amplia, cucinino, bagno alla destra. Occhio a toccare che ti rimane in mano già il campo. Questa è la doccia, di qua si apre completamente e la doccia si trasforma. Vabbè. Water, Cioè, lavandino. Ma guarda che figata. E piatto doccia. E il letto gigantesco Comunque il letto è... in Ci fondo. stanno 3 persone, Si allunga per formare un altro posto. un altro letto. E la cosa bella di questo motorhome è che ha la zona giorno e zona notte separata da una porta. 3 fornelli. 3 fornelli, non male. Lavandino. Ora stiamo vedendo un po' quelli più grandi, i motorhome e i camper, e dopo passeremo secondo me al pezzo forte, quello che preferisco in assoluto per determinate caratteristiche. Ci sono tutti i produttori più rinomati, Laika, Malibu, Etrusco, eccetera eccetera. Dopo aver visto un camper passiamo a qualcosa di più compatto, un van, un po' più compatti e più guidabili. Sì, che non è compattissimo perché è 6 metri, un 540 sarebbe ancora più compatto a partire da 75.000 euro. Qui abbiamo un Grand Canyon 5700 da 141.000 euro. Questo è un 4x4 ma è veramente altissimo, con il tetto a soffietto aperto raggiungerà i 3-4 metri almeno. Questo è il parco dei sogni. I mezzi con i prezzi improponibili sono veramente altissimi. Questo va a partire dai 140.000 euro. Questo nel garage ha anche il doccino esterno. Oh, palestrata. 130.000 euro di buone ragioni per non comprare. Qui abbiamo il cucinino classico nella porta, apertura scorrevole, con 2 fuochi, lavandino, righetto, letto in fondo, classico. Qui c'è tutto il reparto off-road di camper van rialzati. Diciamo come concetto è una figata assurda, però come praticità non so quanto. Infatti se sono fatti, costruiti per strade, stradine strette, sterrate, dove fai già fatica a passare con un'auto, la vedo un po' difficilina. Andare verso un promontorio oppure inoltrarsi in una foresta con un mezzo comunque di grandi dimensioni. Qui c'è una carrellata lunghissima di motorhome, veicoli lunghissimi, ingombrantissimi. Poi in base al viaggio che si fa, in base a come si vuole viaggiare, chiaramente ci sono molti più comfort option a disposizione. Sono veramente delle case 2026. immense, però ognuno vive il viaggio, l'avventura, la vacanza a modo suo, quindi ce n'è per tutti i gusti, per tutti i colori, insomma. Passiamo ai mezzi per me più interessanti, i minivan. Il monovolume ricreazionale rivisitato per la libertà. Sono veicoli più ibridi che puoi usare sia come auto normale, ma anche come mezzo appunto per farti qualche bella avventura. Sali. Anche cambio automatico questo. Sì. Base Ford Nugget. Mi vedi pronto per partire? Visibilità ottima, partiamo. Qui c'è il modulo della cucina, quindi hai un fuoco, lavandino più in fondo, luce, divanetto che si trasforma in letto e in più il tetto a soffietto che fa altri 2 posti letto. Questo è omologato per 4 veri posti letto. Praticità e agilità che vai comunque a sacrificare la comodità. Qui c'è il tavolino, qui c'è qualche vano, portaoggetti, armadietto. Ma sì, in 2 ci fai una vita qua dentro. Questo scende, quello scende e forma un letto, il letto principale del mezzo. Portaporti dove lo metti? Il portaporti lo mettiamo dietro. Questi mezzi mi fanno veramente impazzire. Adesso andiamo a vedere se anche il prezzo sarà da pazzi. Il modello in questione è un Ford dal prezzo di 61.000 euro. Questo è veramente tanta roba perché all'interno ha anche la doccia e il water. Costo del mezzo 64.500 euro. Entriamo, questo è tanta roba. Tetto a soffietto dove puoi stare in piedi. Qui puoi formare un letto. Qui è il reparto cucina con fuoco, lavandino, nel retro hai la doccia e pure il water. Ma cosa ne pensi del prezzo del minivan Ford? Antipatico. Molto antipatico, il prezzo è in linea con i van più grandi purtroppo perché è un mezzo utile, duttile, agevole, ha tutte le caratteristiche per essere una macchina gigantesca e lo si può utilizzare sia
per viaggiare sia come macchina. E questo purtroppo costano tantissimo appunto per questi vantaggi descritti. C'è anche uno stand espositivo dei vigili del fuoco dove fanno vedere il loro camion, molto attrezzato. Passiamo al padiglione 5. Vediamo se c'è qualcosa di diverso. Tutte le marche propongono un po' tutti i mezzi che vanno dai camper, dai motorhome, dai van. Qui c'è l'esempio di un van più compatto, 5,41 m, quindi già qualcosa di un po' meno ingombrante e più manovrabile, soprattutto in zone come la città, e a partire da 52.000 euro. Questa è una delle soluzioni più economiche che abbiamo visto per il momento, però devo dire che il letto è veramente molto piccolo. Infatti sembra una piazza e mezzo, nemmeno due, magari in due si sta un po' strettini. Doccia fredda, anzi freddissima. Volkswagen non partecipa alla Fiera del Camper 2025. Infatti sono venuto qui anche per vedere un po' l'emblema del viaggio avventura, il California Volkswagen, e niente, non c'è. All'interno del padiglione 4 c'è anche una zona dove si può assaggiare qualche bel salume emiliano. Siamo al Ford Panama. Entriamo in un Ford Panama. Qui c'è tutta la cucinina, lavabo, fornellino con 2 fuochi, vano stivaggio, centro di controllo, tetto a soffietto. Il letto è qua su e qua ci sarà un altro letto, penso. Diciamo che per chi vuole scendere a compromessi comunque di spazio, di gestibilità del mezzo in sé, senza avere troppi problemi anche nel parcheggiare, perché sta dentro un parcheggio di un'auto, se non fosse per il prezzo veramente alto, altissimo. Il Panama con VC viene la modica cifra di 72.140 euro del mezzo qui esposto. Guardate che robetta, ragazzi, guardate che robetta. Pick-upone che ti porta in qualsiasi posto, e sopra hanno montato una super cellula. Andiamo a vedere. Costo della cellula 35.570 euro. Hai il lavandino col fornello, il letto davanti, una buona zona living, doccia, portapotti. Questa è un'altra cellula. Qui hai il frighetto, fornellino, letto, zona living, e a differenza dell'altra non c'è il bagno. Anche questa è la configurazione come l'altro: fornello, lavabo, macchinetta per il caffè, letto e doccia. Qui ci sono delle mini roulotte ultra compattissime che hanno veramente tutto quanto, ma sono micro. Nel retro hanno la cucina, lavandino, fornello e frigorifero, e poi tutta la zona centrale invece è la zona notturna col letto. Guardate che figata, il letto è veramente ampissimo. Qui hai dei vani portaoggetti, un bel pozzetto capiente dove riporre vestiti e altra roba, e tutti i LED attorno che rendono l'atmosfera unica. Il costo di questa mini roulotte è di 9.900 euro. Ora entriamo in un motorhome da 255.000 euro. Poi qua separa, quindi se uno entra in bagno comunque, Sì. tu separi con questa la camera, così sei in privacy. Luxury motorhome. E c'è la TV! Qua c'è la TV. Qui c'è una versione di minivan della Renault. Anche qui il prezzo è in linea con gli altri, purtroppo, 64.000 euro. Sempre il cucinino nella zona a sinistra, fornelli, lavandino, eccetera eccetera. Tetto a soffietto anche qui, cambio automatico, e poi questo diventa un altro letto. Chiaramente, pazzesco. Motorhome con garage interno e macchina che va dentro il camper. Lì c'è un set di batterie infinito, porta bici saliscendi elettrico, e il veicolo comunque è stato venduto. Costa solamente 820.000 euro. Qui c'è tutta la zona roulotte. Padiglione 2 è quello di tutti gli accessori, portapotti. Adesso sono alla ricerca delle tende da tetto, vediamo se ci saranno. Tenda da tetto auto, furgone della Fiamma. Batterie supplementari, tende da tetto auto, ce ne sono di varie forme e misure e ognuna ha caratteristiche diverse. Hanno fatto anche il kayak, modalità avventura on. Sempre nel padiglione 2 ci sono tutti gli stand gastronomici delle varie regioni dove vendono ogni ben di Dio di cibo e fanno veramente molta voglia. Siamo arrivati alla fine anche di questo vlog in stile camping, campeggio, camper van. Abbiamo fatto un bellissimo giro all'interno della fiera, per noi è stata la prima volta e devo dire che è veramente enorme. 5 padiglioni molto grandi,
con tutte le disposizioni di van, camper, motorhome, roulotte, accessori per la tenda, tende da tetto. Devo dire che sono rimasto molto soddisfatto. All'interno c'è veramente qualsiasi tipo di mezzo, accessorio per la vita outdoor, avventure. Abbiamo visto anche i pick-up con la cellula. Non c'erano i Volkswagen California, anzi ne abbiamo visti 2 e devo dire che hanno prezzi veramente fotonici, cioè troppo, veramente. 80.000 euro, 84.000 euro comunque di un furgonato ben accessoriato, Volkswagen, California, quello che volete, però sono veramente una cifra assurda. Abbiamo visto i Panama, Ford, già una cifra un po' più bassa, però comunque lo stesso molto alta. C'è da dire che questo stile di vita sta diventando uno stile di vita non più economico come una volta, ma molto costoso. Detto ciò, se volete sostenere il mio canale, il mio progetto qui su YouTube, potete farlo gratuitamente lasciando un like, un commento e iscrivendovi al canale. Per me è veramente molto importante, mi date veramente molto supporto. Ora una domanda per voi: se vi interessa questo stile di vita, preferite un camper, un van, un minivan più compatto, una soluzione ancora più compatta come una tenda da tetto sopra l'auto? Fatemi sapere la vostra nei commenti e ci vediamo in un prossimo video. Ciao da Jack.